Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 5. Selin ha trovato il contratto di fidanzamento. Eda cerca di riprenderlo, ma Selin, trattenendolo, lo strappa e pur avendone in mano solo una parte, corre a leggerlo davanti a tutti. Tutti sono sorpresi. Eda e Serkan dicono che è una cosa personale tra loro due. Aydan, la madre di Serkan, non perde occasione di dire ad Ayfer che con la nipote ci sono continui scandali. Ferit, di nascosto, fotografa con il cellulare il contratto. Dopo che tutti se ne sono andati, Serkan e Eda litigano, dandosi a vicenda la colpa del contratto. Poi Serkan dice che il giorno successivo partiranno per Antalya. Mentre la accompagna a casa, Serkan, dietro insistenza di Eda, le dice che lo scopo del viaggio è sia ricevere una premiazione, sia incontrare gli sponsor del progetto che stanno realizzando. Anche Ferit e Selin parlano del contratto e lui le chiede se è arrabbiata per questo. Selin risponde di sì, perché se Serkan è impegnato a fare il fidanzamento, trascurerà il lavoro. Ferit le dice che il loro viaggio ad Antalya sarà romantico, ma Selin mette in chiaro che lei dovrà lavorare molto perché dov'è Serkan si pensa solo al lavoro. Ferit si offende e si ingelosisce. Il giorno seguente Serkan ed Eda, Selin e Ferit, Engin e Piril giungono ad Antalya, una bella località sul mare. Giunti in hotel, Ferit riceve una telefonata da Khan Karadag, con il quale si lamenta che Serkan ha subito messo tutti al lavoro. Poi gli racconta del contratto di fidanzamento, al che Khan gli chiede di mandarglielo. Serkan e Eda vanno nella loro suite. Lei è entusiasta soprattutto del panorama che si vede dal terrazzo. Serkan, invece, le dice che ha portato dei vestiti non adatti agli incontri importanti ai quali parteciperanno. Quindi fa arrivare in camera un intero campionario di vestiti, tra i quali Eda dovrà scegliere quelli più adatti ai vari eventi. Ferit dice a Selin che il comportamento che lei ha tenuto a casa di Serkan rispetto al contratto è tipico di una donna gelosa e se lei è ancora innamorata di lui deve smettere di giocare con i suoi sentimenti, ma lei nega decisamente. Khan incontra una giornalista e le dice che le fornirà una foto del contratto di fidanzamento di Serkan. Lei è molto interessata perché la famiglia Bolat è molto riservata e sarebbe uno scoop eccezionale. Melo, mentre è con Fifi a casa di Ayfer, riceve una telefonata da Khan e allora si apparta insospettendole. Khan le chiede un incontro e lei è felicissima, ma quando le chiedono chi era al telefono rimane vaga e le rende sempre più sospettose perché lei racconta sempre tutto. Serkan va con Eda all'incontro con gli sponsor e le chiede di sostenerlo durante il colloquio. Poi, siccome lo sponsor ritarda l'incontro, lei lo convince ad andare in spiaggia e a fare il bagno e insieme si divertono molto. Alla fine Birol, lo sponsor, gli comunica che non si presenterà perché lui e la moglie Seville hanno litigato e hanno deciso di divorziare e quindi non firmeranno. Serkan ha bisogno delle firme di entrambi per poter presentare il progetto, quindi tutti si allarmano. Chiamato nuovamente Birol, Serkan ottiene un incontro per l'indomani. Eda a questo punto propone una partita di pallavolo. Tutti accettano, anche Ferit che dice che in genere quando c'è Serkan si pensa solo al lavoro. Quando Alpekin e la moglie vengono a sapere che Serkan è ad Antalya con Eda, si preoccupano che una semplice fioraia entri in contatto con persone molto importanti. Alpekin chiede alla moglie di invitare Efer per capire da che tipo di famiglia proviene Eda. Tornati in camera, Eda dice a Serkan che Ferit è molto innamorato di Selin, tanto da seguirla dappertutto. Lui obietta che le cose tra loro non vanno affatto bene. Il mattino seguente, Serkan parla con Selin e le dice che Ferit non è adatto a lei. Allora lei gli chiede se invece lui lo è. Serkan risponde che insieme sarebbero una coppia tranquilla, ma Selin gli dice di non interferire con la sua vita. Poi Serkan prepara l'incontro con i due sponsor in lite, allestendo due postazioni separate ma vicine, in cui faranno presentazioni separate e li faranno firmare separatamente.
All'incontro però entrambi non firmano perché non vogliono collaborare. Serkan ed Eda si incontrano al bar dove lui sta lavorando e lui la critica perché socializza con tutti. Eda, dopo avergli detto che lui invece è noioso, si avvicina al bancone dove incontra Seville, che le dice che sta divorziando dal marito perché lui è una macchina che pensa solo al lavoro. Eda, vedendo che il marito è seduto con Serkan, le dice che lui è esattamente come il marito. Birol dice a Serkan che nonostante tutto è ancora innamorato della moglie, allora lui lo invita a cena per quella sera insieme alla moglie e ad Eda. Alla cena Biril e Seville litigano e lamentandosi l'uno dell'altro raccontano la loro storia d'amore, che è simile a quella di Serkan ed Eda. Dopo un ennesimo litigio fanno finalmente pace e annunciano che firmeranno il contratto la mattina successiva. Quella sera Eda, vedendo che Serkan sta uscendo, riesce ad andare con lui dopo molte insistenze. Vanno a visitare il tempio di Apollo e qui si fermano ad ammirare l'architettura ed Eda gli racconta la triste storia d'amore tra il dio e una mortale. Poi si spostano per andare a vedere le stelle cadenti e Serkan le dice che quella sera tutti i suoi desideri saranno esauditi. Serkan le chiede che cosa farà dopo la laurea. Lei risponde che andrà in Italia e diventerà un architetto paesaggista di fama mondiale e che forse un giorno si incontreranno in uno dei suoi giardini. Il mattino seguente, mentre stanno tornando in hotel dopo aver guardato le stelle tutta la notte, si trovano vicino ad una cascata e un laghetto. Allora Eda insiste per fare il bagno e nonostante Serkan non sia d'accordo, alla fine acconsente e si diverte. Nel frattempo nessuno riesce a contattare Serkan e allarmati si chiedono dove si trovi. Aifer si rifiuta di andare a casa di Aidan perché questa non ha voluto tenere l'incontro a casa sua. Allora Seifi la raggiunge e le spiega che Aidan non ha accettato di andare perché soffre di agorafobia e sono anni che non esce di casa. Aifer allora accetta e va a casa di Aidan con Fifi e Melò. Mentre stanno parlando con Aidan e Alpekin, Melò, dopo un colloquio immediato che sostiene, non viene assunta dall'azienda cosmetica. Alpekin, vedendola molto triste, le offre un lavoro come assistente presso la sua compagnia. Khan Karadag, dopo essersi informato da Ferit dell'ora in cui Serkan riceverà il premio, chiama l'amica giornalista e le dice l'orario esatto in cui dovrà pubblicare sui social l'articolo su Serkan e la foto del contratto di fidanzamento. Mentre Serkan alla premiazione sta tenendo un discorso di ringraziamento, Céline riceve una telefonata da Khan che l'avvisa che il contratto di fidanzamento è stato pubblicato sui social. Infatti il posto viene assaltato dai paparazzi, al che Céline informa Eda che sui social si è diffusa la notizia che lei sta con Serkan per soldi e che lui le ha fatto firmare un contratto e che ora deve andare a chiarire con la stampa prendendosi la responsabilità della situazione. Lei non vuole, anche perché Serkan le ha sempre detto di non parlare con nessuno di loro, ma Céline insiste talmente tanto che lei si avvia. Arriva però Serkan, che la prende per mano e la porta via. Serkan la porta sulla barca e prendono subito il largo.